Bitcoin sta per crollare e se perdiamo il livello chiave che ti sto per mostrare in questo video, purtroppo potrebbe significare che il bull market è finito. No, dai, sto scherzando, non ti voglio mettere paura, però vedo sui social tantissime notizie di questo tipo, vedo tantissime analisi che gridano al crollo di Bitcoin e quindi in questo video voglio fare un po' di chiarezza analizzando quelli che sono i dati reali dietro il mercato, capire che cosa sta succedendo per capire come posizionarci e soprattutto alla fine di questo video delle strategie pratiche per affrontare il mercato, perché la cosa più importante da fare quando i mercati si muovono, quando si approcciano i mercati, è farlo con delle strategie. Se noi abbiamo a monte delle strategie, allora le cose diventano estremamente più semplici. Prima di partire ti chiedo scusa in anticipo, non sono proprio informissimo, ho avuto un piccolo incidente come puoi notare, però dovrei riuscire a registrare. La mia voce è un po' altalenante, però spero comunque che i concetti passino. Ho pensato comunque di registrare perché stiamo vivendo una fase importantissima sui mercati e quindi è giusto che ti arrivino tutte le informazioni necessarie per affrontare queste fasi, informazioni necessarie, ripeto, quindi non analisi su analisi su analisi su analisi, perché quelle non servono a niente. E a proposito di questo, a proposito della prima parte di questo video in cui facciamo un piccolo insight a livello geopolitico, quindi quello che sta succedendo soprattutto negli Stati Uniti, e ti mostrerò alla fine di questo video il perché è importante guardare agli Stati Uniti anche per le sorti del mondo cripto e il mondo di Bitcoin, ti anticipo che la prossima settimana uscirà un video estremamente dettagliato, conto di riuscire a registrarlo già in questi giorni, ma estremamente dettagliato su quello che è il futuro di non solo Bitcoin ma del mercato finanziario in sé. Andremo quindi ad analizzare delle cose un po' particolari che sono quelle poi che in realtà fanno veramente la differenza sul medio-lungo termine. Quindi se ancora non ti sei iscritto al canale, clicca qua sotto, fallo, così ti arriva poi la notifica appena il video sarà online, se ti fa piacere poi vederlo. Partiamo quindi dall'analisi geopolitica. Situazione Trump, situazione Elon Musk, perché sto veramente vedendo un sacco di cose sui social, gente impanicata perché Bitcoin sta correggendo un po', i mercati stanno scendendo, oddio è colpa di Elon Musk che ha deciso di lasciare il Doge, il dipartimento, quello del risparmio, oddio cosa sta succedendo, è per questo che crolla tutto. Ecco, allora ragazzi, relax, i mercati salgono e scendono, smettiamo di fasciarci la testa con cavolate seguendo titoli di giornale, titoli di video che ti mandano in panico. No, cerchiamo di rimanere sul pezzo, cerchiamo di comprendere le dinamiche dei mercati e come funzionano. In primis dobbiamo comprendere che quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma ne parlerò come ti ho detto nel video della prossima settimana estremamente nel dettaglio, è un ridisegnare l'economia globale, un ridisegnare la posizione non solo degli Stati Uniti ma anche del dollaro nel mondo. Quindi è molto importante seguire quelli che sono i dati macro piuttosto che quelli micro. Sui micro, cioè sul day trading e tutte queste robe qui, lo fai appunto se vuoi speculare su un asset, ma se vuoi posizionarti sul medio-lungo termine, allora lì il discorso cambia, devi guardare altre cose, non puoi basarti sui ritracciamenti di Fibonacci e su queste cose qui, devi basarti su altro. Detto ciò, vediamo cosa sta succedendo a livello globale, in particolare su Bitcoin andiamo a vedere cosa sta succedendo con gli ETF, perché abbiamo avuto un bel pump che vedremo tra poco a grafico, che ha portato, come puoi vedere, o meglio che è stato portato come puoi vedere da un ingresso massiccio di liquidità. Dal 14 di maggio fino al 28 di maggio praticamente è stato tutto un periodo di up, quindi il mercato è andato su, Bitcoin è andato su, ma perché sono entrati veramente, come puoi vedere, tonnellate di milioni di dollari, addirittura quasi miliardi in alcuni punti in un giorno. Ora vediamo invece che ci sono stati 2 giorni, dal 29, 30 e probabilmente anche oggi 31 che sto registrando questo video, vediamo che ci sono stati un po' di cali importanti, sì, ma rispetto a tutta questa roba qui, cioè paradossalmente quello che è stato accumulato qua è stato scaricato oggi qua, quello che è stato accumulato qua è stato scaricato oggi qua. Complessivamente questi 2 giorni di accumulo corrispondono a questi 2 giorni di scarico. Questo lato ETF, vediamo che comunque il bilancio totale di carico, scarico e così via è molto elevato, vediamo che continuano a mettersi in portafoglio un sacco di fondi e quindi le cose diventano estremamente interessanti. E prima di passare invece al grafico, quindi vedere graficamente che cosa succede, come mi sto muovendo. Allora, ci sono diverse strategie fattibili. Una di queste prevede avere della liquidità chiaramente da parte a generare interessi, con l'obiettivo poi di riposizionarmi man mano che il mercato scende, quindi approfittare dei cali sull'asset che sto guardando per riposizionarmi, e invece strategie un pochino più speculative magari, o anche delle strategie di protezione utilizzando ancora una volta sempre gli interessi. Lì dipende molto da come ci vogliamo posizionare, però in linea generale avere della liquidità
liquidità da parte è sempre una buona cosa. Ad esempio, io posso tenere della liquidità qua su Hodler, che è quello che faccio. Ecco, tra l'altro mi ha generato adesso degli interessi, quindi vado a recuperarli, richiedi premio e inizia il prossimo periodo. Come vedi, io posso andare a ottenere degli interessi a seconda di quelli che sono i miei livelli su Hodler. In questo caso, per esempio, sui USDC vado a prendere un 16% di annualizzato, sul Pax Gold, quindi sull'oro, vado a prendere un 7,5% di annualizzato e su Bitcoin idem. Quindi dico inizia ora, conferma e voilà, inizierò a generare interessi che poi posso prelevare settimanalmente sul mio conto. Quindi una delle strategie è quelle di utilizzare piattaforme tipo queste che ti danno degli earning più o meno importanti a seconda di quelli che sono i livelli nel caso di Hodler, e che ci permettono quindi di tenere parcheggiata la nostra liquidità. In questo caso, per esempio, puoi tenere parcheggiato USDC e guadagnare interessi. Gli interessi attuali sono del 16% annualizzato sul mio livello. Io qua su Hodler sono Diamond, se non sbaglio, sì, sono Diamond. I livelli cambiano a seconda di quella che è l'operativa che facciamo sulla piattaforma. Quindi se faccio trading, per esempio, vado ad aumentare il mio livello di fedeltà, quindi passo via via ai vari livelli. Diciamo che di base, se andiamo a guardare i vari livelli, puoi aspettarti, eccolo qua, un jump start, ti puoi aspettare un 8% su USDC, un 2,5 su Bitcoin, un 2,5 su PaxG, e poi a seconda delle varie valute, delle varie altcoin che hai, ad esempio un 7% su Avax e così via, hai più o meno interessi. Questa può essere un'ottima soluzione per tenere liquidità a generare interessi da un lato, dall'altro tenere anche direttamente le coin per generare interessi, perché se per esempio io fossi molto sotto su un altcoin, perché magari ecco io in portafoglio Lido e questa altcoin è molto sotto, io però qua posso prendere un 15% di annualizzato. Se la mia intenzione è mantenerla in portafoglio, allora posso farlo generando quantomeno un interesse, perché se Lido mi è scesa del 30% però almeno io riesco a fare un più 15%, bene, allora questa caduta riusciamo un pochino a attutirla, frenarla, e quando i prezzi ripartiranno andrà a salire. Ovviamente io questo tipo di strategia non lo applico assolutamente con le altcoin, perché sulle altcoin io sono mordi e fuggi, speculazione pura, basta. Su Bitcoin invece il discorso cambia, sì, utilizzo anche queste strategie. Si possono anche utilizzare strategie di copertura, quindi io posso per esempio acquistare dei Bitcoin, prendere questi Bitcoin, metterli qua su Hodler per esempio, a generare interessi, caricare anche degli altri fondi, esempio USDC, con il quale andare ad aprire uno short contro i miei Bitcoin, quindi sostanzialmente neutralizzare il rischio, perché in questo modo sto andando neutro sul mercato, perché ho, fai finta, un Bitcoin e un Bitcoin di equivalente in short. Vuol dire che se Bitcoin sale o scende a me poco importa, perché se sale qua mi scende il valore di qua, se invece scende qua mi sale il valore di qua, quindi vado a compensare, divento appunto neutro sul mercato, ma genero 1 gli interessi di Hodler, 2 le funding fee dello short in Bitcoin qua su Hodler. Quindi utilizzo questa strategia per andare a neutralizzarmi sul mercato, però parlerò di questo magari in un video dedicato in settimana. Questo è per farti capire che ci sono diverse cose che si possono fare, tutte ruotano intorno a una cosa: avere liquidità e strategia. Qua su Hodler puoi applicare alcune di queste strategie, puoi prima di tutto però ottenere interessi. Quindi io qua sotto ti lascio il link di Hodler, puoi usare il codice che compare qua DEM15 per ottenere anche, a fronte di un deposito di $100, 15 token di Hodler gratis. Token di Hodler che attualmente sono a 0,30 centesimi, non sono ancora scambiabili, non sono ancora prelevabili, ma presto lo saranno. Saranno dei token utili per sbloccare tante funzionalità all'interno della piattaforma, e ci saranno tante cose che si potranno fare proprio con Hodler. Vediamo allora a questo punto il grafico, quindi che cosa è successo su Bitcoin. Vediamo che Bitcoin è partito da aprile fino a qualche giorno fa in un rally, in un pump senza precedenti, cioè un pump veramente importante. No, senza precedenti no, perché comunque ne vediamo, sono cose che fa Bitcoin, però vediamo che comunque si è fatto un bel periodo di up only, quindi è andato sempre su, e qui allora erano tutti gasatissimi, figo, si può solo andare su, arriviamo a 120, arriviamo a 150, 200, sfondiamo lo schermo, usciamo fuori. Ecco, no, il mercato oscilla sempre, quindi quando si sale poi si scende anche. Ci sta questa candelina,
Ora, qual è il livello chiave che tutti stanno guardando, che dicono Dio, se scende sotto questo livello è finita e si va giù, eccetera eccetera? Sono i 104k. Il livello dei 104k è effettivamente un livello chiave che andiamo a ingrandire un pochino, lo ripiazziamo qua sopra, più o meno questo livello qui che abbiamo già in realtà perso. Questo livello qui è un livello chiave che potrebbe farci oscillare e tornare probabilmente in un'area compresa tra i 96 e i 100k, quindi questa potrebbe essere un'area di ritorno nel caso in cui non riuscissimo a mantenere questo livello qui. Voglio anche farti notare che attualmente comunque manteniamo, se non altro, un po' la pendenza che abbiamo avuto con questa trendline, quindi può essere tranquillamente che qua un rigetto, quindi un rimbalzo su questo supporto chiave, possa proiettarci invece, darci un po' di slancio per andare a toccare quei famosi 120k. Possibile? Assolutamente sì. Possibile anche che scenda? Ancora una volta sì. Nessuno sa dove andranno i mercati, né io né te né nessun altro. Quello che possiamo fare è prepararci e muoverci di conseguenza, analizzando quelli che sono i dati macro. Qui voglio farti vedere, questa linea blu è l'halving, questo è il periodo stimato rispetto al passato, quindi vado a stringere un po' per avere un'idea, quindi dove ci troviamo a livello ciclico. Vediamo che tendenzialmente un 550-560 giorni dopo l'halving c'è il pump, quindi c'è il picco massimo più che altro del movimento. Idem è successo in passato più o meno, quindi di nuovo tac e così via. Ora ci troviamo ad avere questo picco, se dovessimo stare esattamente al passato ci dovremmo trovare verso ottobre ad avere questo picco qua, quindi ci sta che ci sia del ritracciamento prima. Sì, diamo un'occhiata anche a quello che è successo qua, per esempio qui siamo arrivati più o meno verso marzo, aprile, maggio, e a maggio c'è stato il crollo per poi ripartire piano piano su luglio, agosto e andare su. Potrebbe essere una cosa del genere anche in questo caso? Assolutamente sì, ancora una volta nessuno può saperlo, quindi non facciamoci prendere dal panico se vediamo il mercato fare questo. Dobbiamo essere consapevoli di come muoverci, come gestire ottimamente il nostro portafoglio, perché poi lì è il fatto, bisogna saper gestire il proprio portafoglio. Quindi ancora questo calo non è assolutamente nulla di particolare. Ancora una volta però dipende dalla strategia che applichiamo, e ora voglio mostrarti ancora un piccolo step. Eccolo qua. Quella che noi vediamo qua è la global liquidity. Ho parlato di liquidità a lungo, ne ho parlato anche nel dettaglio in un video che ti lascio qua sotto nella descrizione in modo che tu lo possa vedere. Se non l'hai visto, mi raccomando, guardalo perché è vitale. Sono queste le cose che cambiano poi le regole del gioco. Comprendere come fluisce il denaro, cosa succede sul mercato, non passa da Fibonacci, non passa da Gann, non passa da tutte le varie cose, bande di Bollinger medie varie, ma passa da qui, passa dal denaro, passa dalle informazioni base, da quello che succede nell'economia, perché è leggendo l'economia che poi si possono fare decisioni mirate, sensate, e non dico prevedere il mercato, però quantomeno comprendere che cosa potrebbe succedere, quali sono gli scenari più probabili che avvengano. Qui vediamo la liquidità che sta leggermente ritracciando, vediamo anche la liquidità che però è ancora in un trend rialzista, e se la liquidità mantiene questo trend, quindi continua a salire raggiungendo quello che secondo me potrebbe essere un livello chiave dei 180 qui, quindi tornare su questo livello qua, allora qui è fattibile vedere un Bitcoin a 120k, che non significa che adesso non possa crollare per poi ripartire oppure andare dritto ai 120k. Questa roba qui non si sa. Quello che si sa però è leggere ciò che succede sul mercato a livello macro, a livello di notizie e a livello soprattutto di denaro, liquidità. Quindi non facciamoci spaventare da tutto sto marasma di titoli accattivanti che ti raccontano che tutto sta per crollare, se succede questo allora si farà così. No, focalizzati sulle cose che realmente contano, e nel video che ho fatto sulla liquidità assolutamente avrai tutte le informazioni necessarie per poterti muovere senza stare lì a dover vedere continuamente cosa succede sul mercato. Altcoin, non vado nel dettaglio delle altcoin, semplicemente perché Bitcoin è attualmente il fulcro un po' di tutti i movimenti. Ethereum se l'è cavata molto bene, però non vado ad approfondire perché comunque vedere un Bitcoin che scala, che scende, che sconta, comunque con una dominance ancora abbastanza importante, è inutile dire che non ci sarà molto spazio per le altcoin, a meno che non si vada poi pian piano a una ripresa magari di Bitcoin, un crollo repentino verso fine ciclo che secondo me sarà su ottobre, come diciamo momento, ottobre, novembre, non ora, però se così fosse comunque un po' di movimenti ci saranno, fermo restando che per chi si è posizionato e per chi si sa posizionare bene sul mercato ci sono sempre chance, ci sono sempre possibilità. Sulle altcoin si può essere veramente
estremamente in profitto in queste fasi semplicemente perché si è approfittato dei dip per posizionarsi, uscire quando si è andato in profitto e così via. Chiaro è che chi si è posizionato ed è lì long term sulle altcoin, probabilmente sulla maggior parte di queste potrebbe essere ancora in negativo, ancora ben lontano dagli all time high, quindi dai massimi storici. E lì però ancora una volta è questione di strategia, non è cattivo il mercato, è il modo in cui noi approcciamo quel mercato che fa la differenza, e questo è veramente importante. Ricordati che dove ci sono crisi ci sono anche tantissime opportunità, quindi fortuna e sfortuna sono due facce della stessa medaglia e anzi sono la stessa cosa, coincidono spesso, perché è proprio nelle sfortune che si riescono poi a trovare le migliori appunto opportunità, cioè trasformare quelle sfortune in fortune. Il mercato che crolla, che per tutti è oddio una sfortuna epica, e invece per molti, per chi sa leggere, per chi ha una strategia, è un'enorme fortuna. Quindi molta attenzione su questo concetto qua. Strade possibili, ancora una volta abbiamo delle strade short term, quindi per chi vuole speculare, che allora si può seguire un po' quelli che sono tutti i vari video che si vedono qua su YouTube dove ti mostrano analisi tecniche su analisi tecniche. Un minimo si può utilizzare per poter operare, si possono applicare strategie di breve termine, quindi speculare, creare grid trading, fare tantissime cose per cogliere queste fluttuazioni del mercato, ma ancora una volta ricordiamoci che chi si posiziona su Bitcoin e lo vuole fare a lungo termine, consapevole del fatto che Bitcoin significhi qualcosa di particolare, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di estremamente importante per il futuro, allora ti posizionerai molto probabilmente in acquisto e basta. Quindi acquisti, accumuli l'asset e attendi. Fine, non stai lì a fare long, short, compro, vendo e impazzisco. No, compri, detieni e non ti fai troppe paranoie su quello che è il prezzo. Ci sono poi tantissime strategie che si possono applicare, per esempio utilizzo le opzioni per speculare sugli holding miei di Bitcoin. Ovviamente non tutto, ho una quota di portafoglio, un 10% circa di Bitcoin che utilizzo per speculare, quindi per fare trading, per comprare, vendere, fare tutta una serie di manovre con l'obiettivo di ottenere più Bitcoin, ottenere quindi più liquidità per comprare più Bitcoin, oppure direttamente più Bitcoin facendo trading direttamente con quote value in Bitcoin. Quindi lì poi ognuno si gestisce da sé, però il più dei miei Bitcoin sono in holding, sono in accumulo costante. Fine, questo è il gioco che sto giocando. Integro poi piattaforme come per esempio Hodler, come tantissime altre cose per generare interessi, per quindi aumentare la mia liquidità anche in situazioni in cui i mercati sono instabili, anzi soprattutto in situazioni in cui i mercati sono instabili, in modo da avere una riserva, una protezione del liquido che io posso rigirare e riutilizzare quando si presentano situazioni di sconto come quelle che stiamo vedendo. Ovviamente, ancora una volta, disclaimer, quando utilizziamo piattaforme come Hodler, che è registrata correttamente in Italia, registrata all'OAM, ultra certificata, ultra blasonata, però parliamo comunque sempre di servizi finanziari terzi, di servizi che richiedono un minimo di sicurezza, di prudenza, perché come abbiamo visto qualsiasi exchange può fallire, non importa quanto sia grosso, non importa quanto sia regolamentato. È vero, poi magari nel tempo ti daranno i rimborsi e tutto, però intanto hai perso quella liquidità, quindi è molto importante anche approcciarsi a queste piattaforme sempre con estrema cautela e con cifre che comunque siamo disposti in un certo senso a rischiare. Io qua sotto nel video ti lascio tutto quello che ci siamo detti, quindi tutte le varie referenze, i vari video che ho citato, i vari tutorial che vanno a completare questa analisi qui. È molto importante in queste fasi saper aspettare con pazienza, ma mentre si aspetta imparare non fa mai male, quindi qua sotto hai tutte le risorse che ti servono. Ti lascio anche ovviamente il link di Hodler, usa il codice DEM15 che ti è comparso qui per ottenere dei token Hodler gratis. Per l'esattezza, su un deposito minimo di $100 puoi ottenere 15 Hodler gratis, che male non fanno mai, e puoi iniziare a prendere dimestichezza con la piattaforma, generare interessi e quindi iniziare a posizionarti sul mercato in modo più strategico. Ti ringrazio per essere stato qui con me, mi raccomando non farti prendere dalla FOMO, non farti prendere dalla FUD, quindi non aver paura, non essere avido, ma sì semplicemente razionale. Quando si tratta sui mercati bisogna essere razionali e strategici. Un abbraccio, mi raccomando iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e ci vediamo nel prossimo video.